La revisione di un articolo scientifico è un aspetto fondamentale per tutta la comunità accademica, in quanto consente di verificare l'appropriatezza e la rigorosità di una ricerca prima che questa venga pubblicata. In questo video vediamo alcuni consigli su come effettuare al meglio la peer review. In questi 8 anni di carriera sono stata invitata da riviste internazionali come Nature Digital Medicine, Scientific Reports o Current Psychology per valutare le ricerche dei miei colleghi e ho notato che esistono alcuni passaggi fondamentali metodologici per valutare correttamente un articolo scientifico. Il primo passo è quello di prendere un foglio bianco e annotare nella prima lettura dell'articolo tutte le riflessioni che ci vengono in mente. Questo ci consente di dare una prima risposta di pancia senza andare però a compromettere quella che è la vera e propria valutazione, perché molte volte noi comprendiamo il senso di un articolo solo quando lo abbiamo letto tutto e quindi può darsi che quello che magari abbiamo in mente all'inizio della revisione può essere spiegato alla fine dell'articolo. Un altro step fondamentale è la verifica delle norme editoriali. Molto spesso ci arrivano articoli che sono più lunghi del previsto, più corti del previsto, che non seguono determinati stili di scrittura ed è chiaro che fanno perdere tempo alla rivista e a noi revisori. Quindi andare a esplicitare questa cosa può essere un elemento fondamentale per non far perdere tempo a nessuno. Valutare la metodologia è poi un aspetto fondamentale per garantire che la ricerca sia comprensibile, che sia misurabile e soprattutto possibilmente replicabile. Ho in mente una revisione della letteratura che avevo valutato, nella quale si paragonavano due database, due motori di ricerca che sono PubMed e Google Scholar, e in questa revisione gli autori avevano inserito tutta una serie di filtri di selezione tra un database e l'altro messi in comune. Ma chi conosce questi database sa benissimo che i filtri che vengono applicati tra PubMed e Google Scholar sono anche molto diversi. E quindi se una persona non è in grado di valutare la metodologia, può non rendersi conto delle fallacie metodologiche. Di conseguenza può dare per buona una metodologia che in realtà buona non è, perché se io dichiaro di utilizzare gli stessi filtri per due motori di ricerca e in uno di questi due motori di ricerca uno di quei filtri o più filtri non esistono, è chiaro che non è metodologicamente corretto. È importante poi comprendere la coerenza dei risultati. I risultati che sono stati ottenuti sono coerenti con la metodologia e sono coerenti con la domanda di ricerca posta dai ricercatori, perché molte volte quello che succede ed è motivo di rifiuto o di major revision di un articolo è proprio una determinata incoerenza fra ciò che viene dichiarato, quindi l'elemento che si vuole misurare, gli strumenti che si vanno a scegliere per indagare quel fenomeno e poi ciò che viene trovato. È un po' come dire di voler misurare la temperatura corporea con il metro. È chiaro che lo strumento non è sbagliato in sé per sé, ma non è adeguato nei confronti del fenomeno che si vuole indagare. Un altro elemento molto trascurato è poi l'appropriatezza delle citazioni scientifiche. Occorre prendersi un po' di tempo per andare a verificare se effettivamente quella bibliografia che viene utilizzata per giustificare determinate parti della letteratura sia effettivamente coerente con quello che viene esplicitato, perché può succedere che il ricercatore o la ricercatrice non interpreti correttamente quanto viene scritto sull'articolo e di conseguenza l'articolo e la revisione può essere costruita su un bias. Quindi nel momento in cui noi leggiamo un determinato statement e ci rendiamo conto che è difficile da credere, andare a verificare
citazione alla quale viene confrontata sicuramente ci può aiutare a capire di più, primo, cosa voleva dire la persona che ha scritto l'articolo e secondo di andare a verificare se effettivamente quanto viene esplicitato è basato davvero sulla letteratura o se è frutto di un'ipotizzazione. Un altro aspetto fondamentale è poi esercitare l'autoconsapevolezza. Se io ho un conflitto di interessi nei confronti di quella tematica, prima di dire di sì a una rivista per accettare la revisione di un articolo, io ho necessità di esplicitarlo, perché quello può andare a influenzare poi la revisione dell'articolo. Un altro aspetto importante è se io sono effettivamente competente di quella materia. Per cui, ad esempio, se mi arriva un articolo per il quale io non ho sufficiente conoscenza tecnica a livello di background, ma ho una forte competenza metodologica, io posso dire all'editore che valuterò l'articolo dal punto di vista metodologico, per esempio, o dal punto di vista teorico, esplicitando e quindi chiedendo all'editor della rivista di essere affiancato da un altro revisore che invece può occuparsi di quell'aspetto. Autoconsapevolezza significa anche che nel momento in cui noi abbiamo da fare delle revisioni scientifiche dove conosciamo gli autori e per qualche motivo ci stanno antipatici o non ci piace il tipo di ricerca che conducono, autoconsapevolezza significa questo, rendersi conto che ci può essere un conflitto di interessi e quindi fare un passo indietro e chiedere eventualmente alla rivista di farsi affiancare da un altro revisore. La revisione non è frutto di un'opinione personale, ma è basata su solide competenze scientifiche. Quando si riporta un feedback all'editore e agli autori, è necessario guidare l'autore verso o una risottomissione dell'articolo qualora ci siano delle gravi fallacie, ma anche guidare l'editore a comprendere la motivazione della vostra scelta. Quindi il modo attraverso il quale si dà il feedback, dando ad esempio dei suggerimenti, mettendo dei link su come riportare correttamente alcune metodologie, potrebbe facilitare. Questo dà un rimando importantissimo a chi ci legge, in particolare al ricercatore, perché lo mette nell'ottica di non andare in una postura difensiva, bensì di capire in che modo può valorizzare meglio il suo articolo. Ho letto giudizi anche molto feroci da parte di alcuni revisori e giudizi che invece sono stati molto costruttivi da parte di altri revisori. Che cosa cambia nel ricercatore quando riceve un feedback sul suo articolo? Cambia tutto quanto, perché nel momento in cui io ricevo, ad esempio, il feedback di un revisore che è questo articolo non è buono per questo e quest'altro motivo, punto, e non mi viene spiegato ulteriormente, io arrivo fino a un punto. Io quindi prendo il giudizio in sé per sé e non riesco a interpretarlo perché non riesco a fare una rimodulazione del mio articolo che mi consente di valorizzarlo e di migliorarlo, oppure non mi consente nemmeno di capire quali siano le skill che io debba aumentare per rispondere a determinate richieste dei revisori che possono essere legittime. Infine, l'ultimo aspetto importante è l'etica attraverso la quale si svolge questa attività. Innanzitutto un'etica riportata nei confronti dell'articolo, per cui se non vengono esplicitate le modalità etiche attraverso le quali una revisione o comunque un articolo viene scritto o una ricerca viene condotta, è importante farlo tenere presente all'editor. Ma c'è poi un'etica di tipo personale che si esplicita in due punti fondamentali. Il primo è quello di non rimandare la revisione. Se ci rendiamo conto che non siamo sufficientemente competenti, che non abbiamo più tempo o che non abbiamo voglia di leggere quell'articolo e revisionarlo, è opportuno dirlo tempestivamente all'editor in modo tale che trovi un altro editore, un altro revisore e quindi non perda tempo né lui, né noi, né il ricercatore. Il secondo aspetto riguarda poi la divulgazione di quanto ci viene affidato.
Il ruolo del revisore è un po' quello dell'angelo custode, quindi noi dobbiamo tener presente che ciò che ci viene fornito come previsione di un articolo scientifico non deve essere in nessun modo divulgato all'esterno, perché si ha a che fare con la proprietà intellettuale del ricercatore che ci manda l'articolo, anche quando ci sembra banale o poco rilevante. Questo è un aspetto etico cruciale. Anche se l'articolo può capitare che non ci piaccia, rispondere in maniera costruttiva ed elegante è un modo professionale per dare un feedback ai nostri colleghi. Quando ci viene chiesto di fare la revisione di un articolo è sicuramente una richiesta di prestigio perché ci pone nelle condizioni di essere esperti di un determinato settore e in quanto tali non possiamo rispondere da opinion leader ma da professionisti di quella determinata area. Per cui fare questo significa dare un contributo intellettuale e scientifico non solo alla nostra comunità di ricerca, ma anche alla società più ampia.